vale anche lo sciopero dei mezzi. Io sono Monica Loffredo, il direttore della fondazione, sono molto contenta di avervi tutti qui e sono molto contenta di avere la professoressa Marchesini che appunto ci porterà in questo viaggio bellissimo dentro Retico. La professoressa Marchesini è socio fondatore, coordinatore e responsabile scientifico di Alteritas ed è proprio una specialista in lingue frammentari dell'Italia preromana, quindi il meglio di lei. È anche etruscologa, quindi è proprio nel posto giusto per poterci spiegare tutto. E poi abbiamo la professoressa Giovanna Bagnasco che con la professoressa dialogherà su questo argomento, che è professore ordinario di etruscologia e antichità italiche all'Università Statale di Milano. Quindi io non rubo spazio perché siamo tutti qua per ascoltarle e lascio la parola alla professoressa. Grazie. Una volta benvenuto, grazie anche da parte mia e mi siedo lì così vedo bene anch'io la presentazione. Allora, grazie, buonasera, fa molto piacere vedere appunto che i reti godano di interesse e molte grazie per l'invito, sono molto lieta anche in questo bellissimo posto che vedo per la prima volta e ho visto che ci sono altre iscrizioni, quindi le vedremo. Allora, chi sono i reti? Voi non so se c'era qualcuno ieri o la settimana precedente ad ascoltare gli Etruschi. Sono un po' i cugini degli Etruschi, sono i cugini lontani degli Etruschi e cercheremo di vedere qual è la specificità della lingua e che cosa capiamo della lingua etrusca. Un sacco di cose in realtà, io credo che si fa. Esatto. Allora, le informazioni che abbiamo, metto qui, sono di vario tipo sui reti, autori antichi, ne vedremo qualche fonte, le epigrafi greche e latine, evidenza archeologica, evidenza epigrafica, identificazione della lingua. Quindi io sono qui per parlare soprattutto di epigrafia e di lingua, non mi soffermo in particolare sull'archeologia perché ci vorrebbe un'altra conferenza. Cosa dicono gli autori antichi? Hanno un po' di difficoltà anche loro a inquadrarli. Tito Livio per esempio dice che sì, hanno senza dubbio quell'origine, cioè etrusca, soprattutto i reti che dagli stessi luoghi furono inselvatichiti così che delle origini non conservarono nulla eccetto il suono della lingua e neppure quello incorrotto. Cioè Tito Livio sentiva, siamo al I secolo avanti d.C., sentiva che questi parlavano una lingua simile a quella etrusca, però lui non la riconosceva come tale, non si trovava a suo agio. Plinio il Vecchio dice che sono molte le popolazioni che vivono nelle Alpi e i norici, c'è una lacuna, confinano con questi reti e vindelici, tutti popoli divisi in molte comunità. Si ritiene che i reti siano di stirpe etrusca, scacciati dai Galli e guidati dal Reto. Cioè loro sostiene Plinio il Vecchio che praticamente l'avanzata dei Galli, penso si riferisca a quella del IV secolo, aveva costretto una parte di Etruschi a migrare verso nord, verso le Alpi. Quella è la spiegazione che danno loro. Pompeo Trogo, sempre di età augustea, allora per questi Galli d'altra parte il motivo della calata in Italia e della ricerca di nuove sedi erano state le lotte interne, le continue rivalità in patria. Essendo giunti in Italia per la stanchezza di queste, cacciarono dalle sedi gli Etruschi e fondarono Milano, Como, Brescia, Verona, Bergamo, Trento e Vicenza. Anche gli Etruschi, persi le sedi abite, sotto la guida di Reto, occuparono le Alpi e dal nome del loro condottiero formarono la stirpe dei Reti. Allora, vediamo però di capire invece che cosa la scienza, l'archeologia, la linguistica, l'idea che ci siamo fatti nel corso dei tempi a partire da questi racconti. C'è anche un'evidenza epigrafica, come vi dicevo, in questo monumento nel Principato di Monaco, diciamo nel 16-15 a.C. si celebra la vittoria di Augusto sui popoli alpini a seguito delle campagne militari di Tiberio e Druso. C'è una lista di 46 popoli alpini sottomessi, questo è riportato da Plinio,
e non si citano i reti, cioè i reti non ci sono, o erano già inseriti, diciamo, nell'orbita romana, oppure è strana questa lacuna. Anche perché in età sempre Giulio Claudia, nel Sebasteion di Afrodisia, in questo grande santuario, vedete, con tutte il pointer, questo rosso, ecco qua, trovato, grazie mille, qui rischio di cascarvi sotto. Vedete, questo è un complesso molto ricco, all'ingresso così si trovano due pietre dove si citano l'etnos dei Tromplini e l'etnos dei Reti, quindi siamo lontani, insomma, e questo stona un po' con l'evidenza del Tropeum Alpium, del monumento che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda l'archeologia vi do solo degli spot, perché, ripeto, non mi posso soffermare. Questa è un'interessante ricostruzione di Tecchiati, che è qui dell'Università di Milano. La casa delle botte e delle ruote di Wrocław, Stufles, vicino a Bolzano, in provincia di Bolzano, dove sono stati ricostruite, qui vedete ci sono delle botti praticamente che sono, qui è chiaramente una ricostruzione, cioè doveva essere un abitato che però anche fungeva da magazzino. E lui dice, ma potrebbero anche essere degli Etruschi che commerciando il vino oltralpe, noi li sappiamo che passano anche le Alpi per andare dai popoli Latelle, dai Celti oltralpe per dargli il vino, potrebbe essere facciamo un avamposto dove fanno rifornimento per poi continuare. Noi di Etrusco qui non abbiamo trovato niente, cioè non c'è niente che ci dica che qui ci sono Etruschi. Però è molto interessante, siamo appunto qui, vedete anche una ricostruzione comunque di una casa retica, aveva una parte interrata e la parte rialzata che è stata appunto ricostruita così, con un tetto di legno, paglia e in seguito anche di pietra, come è conservato ancora oggi. Se voi andate in Lessinia, che è la parte della terra retica, sopra Verona, vedete le case con i tetti di pietra, che sono molto simili a quelle antiche. Ecco, questo è un altro diciamo ambiente, un sito archeologico che ha restituito una lamina molto importante che poi vedremo. Questo è quello che rimane dell'archeologia retica, cioè in Retico non abbiamo abitati, non abbiamo città, non abbiamo necropoli, le poche tombe che ci sono hanno il rito della incinerazione, ci sono pochi inumati nella provincia di Bolzano, ma sostanzialmente la maggior parte delle tombe sono tutte di incinerati, quindi è anche molto difficile fare analisi del DNA, per esempio, capire chi sono. Ecco, pensiamo che questa situazione con questi cerchi diciamo, di ammassi di sassi e con del bruciato nel mezzo possano essere ricostruiti con una cosa del genere. Cioè sono i cosiddetti Brandopferplätze, cioè sono dei roghi votivi all'aperto, a volte con piccole strutture. Ci sono dei piccoli altari, ma non parliamo di mura, di edifici dove si va, è tutto all'aperto. Quindi questa, vi immaginate quello che rimane dell'archeologia retica, poca roba. Questo è quel che rimane di un altro luogo di culto, a Cles, Campi Neri, ecco, vedete soltanto delle strutture, cioè qui si capisce poco veramente che si tratta di un luogo di culto, questo per darvi un'idea. E poi c'è una ricostruzione di una necropoli retico-celtica, sono stati trovati molti manufatti sia retici che celtici, da Vadena, Fatten, Bolzano, e anche qui vedete un'olla cineraria con una stele iscritta che poi dopo vedremo più nel dettaglio. Ecco, questa è la ricostruzione della casa retica del Museo Retico di San Zeno, è quello che abbiamo detto, però dobbiamo pensare che spesso c'è anche un ambiente interrato, dove c'è fresco chiaramente per conservare il vino, i reti, a giudicare dal materiale iscritto, diciamo dagli strumenti agricoli iscritti che abbiamo trovato,
erano dei grandi coltivatori di vigne e di altre cose, insomma, come anche oggi, e quindi avevano questo locale interrato proprio per consentire la conservazione dei beni. Allora, andiamo dopo questo brevissimo excursus diciamo sulle fonti antiche e sull'archeologia a vedere l'epigrafia. Allora, noi abbiamo ad oggi circa 350 iscrizioni, contato proprio tutto, contate anche le iscrizioni, che se nel corpus etrusco contassimo anche le iscrizioni di 2 o 3 lettere, arriveremo altro che a 11.000, 20.000, quindi qui siamo a 350 contando tutto. Cronologia dalla metà del VI secolo al I secolo a.C., divisa in 3 fasi. Areale di distribuzione: il Trentino, l'Alto Adige, il Tirolo del Nord, il Veneto settentrionale e orientale. Alfabeto di tipo etrusco, è un alfabeto, vedremo, un po' riformato, ma sostanzialmente di tipo etrusco. Ha 2 piccole varianti, San Zeno e Magrè, sono 2 aree che ora vedremo. Il 20% di tutte le iscrizioni sono contrassegni, vedete, numerali, forse a volte determinazioni cronologiche. Ductus, come si scrive da destra verso sinistra, sinistra verso destra, loro scrivono da destra a sinistra come gli etruschi. Scriptio continua, cioè è difficile individuare le singole parole, che non lasciano né i punti, raramente, né lo spazio come noi, e quindi scriptio continua. E poi c'è l'indizio, diciamo, il riferimento alle collezioni epigrafiche. Io nel 2015 ho edito il Monumenta Lingue Retiche, poi c'è un Thesaurus Inscriptionum Reticarum dell'Università di Vienna, uno strumento, anche quello molto utile, fermo mi pare al 2022. Ecco, questa è un po' la situazione. Vedete Padova, non c'è Verona, ma Verona è qua, ah sì, è qua. Padova è la messa più grande, ma insomma non è vero. E vedete, in base ai pallini più grandi e più piccoli, vedete il numero di iscrizioni. Insomma, vengono quasi tutte da San Zeno, da qua. Un po' anche da Montesei di Serzo, e poi Magrè e Rozzo per l'età più recente. Allora, l'idea è che questa regione sia molto ricca nel fine VII, VI, V secolo. Poi, dopo la calata dei Galli, l'occupazione gallica nella pianura padana di IV secolo, i reti smettono un po' di scrivere, cioè riducono tantissimo le iscrizioni, poche decine, ma cominciano invece a scrivere un po' di più, IV e III secolo, fino alla romanizzazione, diciamo i reti di Magrè, di questa facies di Magrè che vedete in rosso. Poi ci sono chiaramente iscrizioni un po' sparse, qualcosa, una paletta a Padova ma senza contesto, Feltre ma senza contesto, la stessa Verona ha uno spiedo, il cosiddetto spiedo, una spada iscritta ma è senza contesto, quindi insomma il cuore dell'area retica è questo. Ecco, l'alfabeto. Io vi ho messo come confronto, a parte l'alfabeto e gli alfabeti etruschi, qui siamo sul modello greco e euboico, sicuramente non vedete le singole lettere, ma è per darvi un'idea, forse il rosso lo vedete, e il rosso è, allora questo è pubblicato nei Monumenta, questo è preso da un catalogo di Karlsruhe perché per comodità era piccolo e l'ho messi tutti insieme, e questo è l'alfabeto venetico di Marinetti e l'alfabeto camuno, pubblicati rispettivamente nel 2013 e nel 2011. Anche questo ho messo un po' insieme, che era in 2 pagine. Allora, vedete che la maggior parte dei segni corrisponde all'alfabeto etrusco, ci sono delle differenze che troviamo, questa è per esempio la Y, il suono per U, che troviamo anche a cavalli in giù un po' toscano forse, comunque sottosopra, come anche in venetico e in camuno. In etrusco no. Poi c'è questa L lambda
che troviamo anche con l'apice verso l'alto, come anche in K1 e come anche nell'alfabeto venetico, e la Z che troviamo nell'alfabeto venetico e non in quello K1. Però vedete già da subito segni, contrassegni, simboli, questo sugli oggetti agricoli e sugli oggetti produttivi, per esempio pesi da telaio. Molto interessante, abbiamo pubblicato una serie di volumi con una collega archeologa, Mara Mignavacca, per cercare di capire. Abbiamo intitolato l'articolo Can we crack the code? Perché non abbiamo effettivamente capito. Sono segni e contrassegni legati all'attività produttiva, secondo noi. Allora, in rassegna molto velocemente, perché non ho tantissimo tempo, molto velocemente le categorie di oggetti iscritti presi per materiale, ok? Allora, qui ci sono gli oggetti iscritti in osso, un astragalo, molto frequenti sono gli ossi di cervi, i corni di cervi, palchi come questo, un frammento di palco di cervo, e gli aghi sempre in osso iscritti con dei numerali. Poi vedete oggetti in metallo, sono molti, infatti sono più diapositive, delle placchette molto interessanti, ce n'è una quarantina, tutti da Ples, da vicino a San Zeno, e sono incredibilmente piatte da una parte e incise anche sulla parte piatta. E secondo me non sono applique, ma sono pendenti, vengono note, diciamo, pubblicate col nome di applique, ma io credo che se c'è scritto anche sul retro è forse più facile che fossero appesi a qualcosa. Questi sono degli oggetti agricoli, questi sono dei supporti con due anelli per infilare dentro il bastone della falce. Questi sono molto carini, queste pariglie di cavalli, sempre queste applique, un'immanicatura a piano in bronzo di qualche strumento un po' più pregiato, e poi quest'ascia in bronzo che si vede da una parte e dall'altra. Anche questa è scritta con questi numerali un po' strani. Ancora uno scudo miniaturistico con un'iscrizione qua su, è piccolino, una cosa veramente molto piccola, ricorda gli scudi alpini e anche celtici. Questo è un attingitoio, detto in latino simpulum, anche qui con iscrizione. Qui ci sono oggetti scritti in pietra, questo è veramente un rompicapo, perché non solo ci sono delle lettere scritte su 3 facce, ma ci sono anche dei fori, quindi veramente non sappiamo a che cosa serviva. Questo frammenti di pietra in porfido, dove c'è in tutti e due un che finale, molto probabilmente si tratta di un verbo, potrebbe essere visse, ha deposto, potrebbe essere qualsiasi cosa, perché non lo sappiamo, non ha confronti con l'etrusco, questo tipo di parole, oppure dei segni, dei nessi di simboli su ciottoli in porfido. Questi ce ne sono molti e ce ne sono anche in ambito venetico. Ancora pietra iscritta, questa è una roccia, in verità è un calco preso da Denfeld, da Steingartenhofen è una località in Austria, e ci sono iscrizioni diverse fatte una sopra l'altra. Questa è una stele che dopo vedremo in dettaglio, e questi sono oggetti scritti in ceramica, questi dall'area di San Zeno, le tipiche coppe San Zeno, che sono proprio tipiche dell'area e che grazie al profilo riescono anche a dirci la cronologia del sito, del ritrovamento. Questa viene dalla casa retica che abbiamo visto sopra, quindi è un'olla diciamo iscritta con un'iscrizione un po' più lunga, un frammento, e questo è un bicchiere, questo rossiccio dal postel di Rozzo, dell'area di Maghreb. Sono tutti così, sono tutti bicchieri così e ossi iscritti. Quindi ecco, questo per darvi un'idea. Vedete, ci sono tantissimi materiali in osso, poi molti in ceramica, molti in bronzo, un po' meno in ferro e in pietra, e questo potete vedere diviso in base proprio alle categorie dei supporti, quasi tutti da San Zeno, anche da Rozzo, Maghreb e Pergine Valsugana un pochino, che è un po' una stazione di passaggio tra l'area di Maghreb
l'area di San Zeno e l'area di Maghreb. Andiamo, non entro nei dettagli linguistici perché è inutile, insomma, l'importante è capire però che questa lingua ha la stessa struttura della lingua etrusca, cioè per confrontare due lingue non si possono prendere delle parole isolate, si devono fare i confronti sui vari livelli linguistici, i suoni, i morfemi, quindi i suffissi, prefissi che indicano le funzioni della parola, la sintassi, il sistema verbale, il sistema nominale, quindi come si designano, come si indicano le persone, e quindi non si può prendere il lessico. Ora, nel caso di etrusco e retico, purtroppo il lessico non si è conservato, non ci sono quasi pochissime parole, come vedremo tra poco, che si somigliano un po', e vedremo anche perché questo. Allora, questa è la lamina che viene da Denfeld, dal Brandopferplatz, cioè da quel luogo, il rogo votivo, no? Dove c'era probabilmente un totem centrale su cui venivano appesi i vari ex voto, e questa aveva infatti dei fori laterali per essere affissa. È molto piccola, 10 cm per 7, proprio una cosina che sembra grossissima, poi non la va a vedere, sta proprio in una mano. E andiamo subito, diciamo, al senso del testo. Questo è un oggetto votivo, c'è un picu che è un classico, si trova in tutte le iscrizioni di dono, quindi oggetto votivo. Tauche è un verbo, non sappiamo, è a terza persona singolare o plurale perché sono uguali. Cleimunteis è un ablativo, quindi probabilmente un agente, cioè donato da, e è importante anche perché è scritto più grande in fondo, gli avasuerasi, e sono un'entità plurale impertinentivo, cioè si chiama così, l'ha chiamato così Rix, è una specie di dativo di dedica, che noi troviamo anche in latino, e ci dice a chi è stato dedicato, quindi da Cleimunte agli Avasuera. E poi c'è questa sigla che non so spiegare se non come una circostanza, diciamo, o locativa o più probabilmente una data, un calendario da legarsi diciamo, al momento in cui è stata deposta questa dedica. Andiamo avanti, questa è molto carina, è una barretta di bronzo, sembra oro, ma in realtà d'oro è soltanto, questa è la fotografia, d'oro è soltanto un anellino che è infilato dentro, ma non sappiamo se lo era originariamente. Quindi viene comunque da scavo, da questa area votiva vicino a San Zeno, e è carino perché è scritta da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, però esumnesi è scritto capovolto, quindi hanno fatto una specie di quello che si chiama falso bustrofedon, quindi hanno girato il ductus e il verso. Anche questo è, vedete un picu che abbiamo trovato nell'altra lamina, e poi c'è un pianus e esumnesi. Pianus è un genitivo perché troviamo anche pianu, esumnesi è un dativo, diciamo un oggetto indiretto, quindi un pertinentivo, e nuzioale anche, quindi sono due oggetti indiretti e quindi probabilmente fanno parte della stessa formula onomastica, prenome e nome aggiunto, non il gentilizio, perché la società retica è così poco sviluppata da un punto di vista urbano che non ha quella situazione stratificata di gentes, di famiglie importanti che si tramandano anche, no? Con il gentilizio, con il nome tipico, si tramandano i beni, l'eredità, ma ha soltanto il nome patronimico, distinto in maschio e femmina, ma non ha nomi, quindi ha tanti nomi diversi, ha tanti prenomi diversi, e non ha la stessa, diciamo, l'orizzonte, la ricchezza di dati che può avere invece l'etrusco. Questo è un ago iscritto, qui Kepanu, che è un prenome maschile, e scusate, un nome aggiunto maschile, e Vale Wipnu, non sappiamo cos'è, potrebbe essere Vale e Wipnu,
potrebbe essere le whip, cioè veramente è difficile in questi casi, l'abbiamo sottolineato per far capire che è una sequenza non divisa, diciamo indivisibile. Un cavallino di bronzo con cavaliere, anche questo, c'è questo nome Pianus che ricorre, l'abbiamo già trovato, qui è una cosa simpatica. Allora io ho proposto che Pianus, qui in genitivo, sia da riferire ad area retica, ad area celtica. Ci sono i Celti nell'area, diciamo, di San Zeno, e c'è questo nome su una stele diciamo, appartenente al gruppo celtico nella Cisalpina, quindi in Lombardia. Panion non sappiamo cos'è, potrebbe essere l'oggetto della dedica. Quindi io ho pensato che Pianus, siccome non trovo nessun confronto né in etrusco ho pensato che possa essere celtico. Il mio collega e amico celtista scrive un articolo e dice no, forse è eretico perché io in celtico non so cosa farci e non mi dice nulla. Quindi è una cosa bellina, cioè Pianus è rimasto senza famiglia e non sappiamo a chi attribuirlo. Quindi ecco, questo, e probabilmente rimarrà tutta la vita così, insomma, rimarrà senza famiglia, perché non troviamo un altro piano e qualcosa da un'altra parte magari. Questo è bellino perché è un osso, vedete qui, un osso combusto, quindi bruciato, carbonizzato, che è stato qui dispiegato per ricostruire l'iscrizione. KKK, Tarani, una parola strana, tipo abracadabra, e ancora Tarani. Allora, anche qui un aneddoto interessante. Questo KKK, noi abbiamo in etrusco eta, eka, che sono dei dimostrativi, qui, no? Quelli che i linguisti chiamano dei ittici, quindi illustrano qualcosa. Ok. È ripetuto 3 volte, come è ripetuto 2 volte il nome della divinità Tarani, che è una delle massime, anzi la somma divinità, è il dio del tuono in celtico. Allora questo è sicuramente l'iscrizione con l'osso combusto, probabilmente bruciato durante un rituale che prevedeva l'uso del fuoco. Vicino, in un ambiente abitativo, non si parla di santuari, abbiamo detto, un ambiente abitativo, in un altro ambiente sono stati trovati un numero, tanti, mi pare una trentina, di astragali. Gli astragali abbiamo visto prima, sono quegli ossi, no, che collegano diciamo, le varie parti del piede dei bovini, cioè, di tutti noi, insomma, quelli usati, quelli che si trovano sono di suini o di caprini, di ovini. E quindi astragalomanzia, cioè la pratica divinatoria attraverso il gettito, no? Il gettare gli astragali in terra. Alcuni sono anche iscritti, a volte si trovano, quindi si tratta di un culto privato. Ci sono tanti segni che mi rimandano a interpretare questa iscrizione come facente parte di qualcosa di... La cosa carina è che mentre io presentavo questa cosa in un convegno a Flies in Austria, visitiamo una chiesa e nella chiesa sotto c'è il libro delle dediche, una chiesa dedicata a un parroco locale che era morto da poco, avevano fatto il libro delle dediche e apro a caso il libro delle dediche e c'era scritto qui sono stato il giorno, eccetera, quindi era un pandan veramente meraviglioso con l'iscrizione KKK, qui. Quindi, anche se vengono da aree diverse, però questo è eretico, quello era tedesco, e vabbè. Andiamo avanti, quanto tempo ho? Abbiamo cominciato un po' più tardi, Andiamo avanti. Interessante. Grazie, bene. Lo concediamo noi 5 minuti. Voi concedete, perché se arriva il più bello, se arriva il momento clou, insomma. Allora, questa è l'iscrizione che avevamo visto prima, cioè una di quelle su pietra. Anche qui un aneddoto simpatico, poco fa, qualche settimana fa, mi chiama la soprintendenza di Verona, mi dice abbiamo trovato una pietra a Montorio. Io la vado a vedere, la disegno, cioè vedo, trascrivo l'iscrizione e mi accorgo
accorgo che l'iscrizione è la prima parte di questa qui. Quindi arrivata a casa controllo, dico non è possibile, solo che non avevano messo i punti di interpunzione e non hanno messo questa seconda parte. Pare che sia una copia ottocentesca che è stata ritrovata. Vabbè, insomma, quindi, questo a Pnache, questo è interessante perché è una zona dove sono presenti anche i Celti, la necropoli appunto, abbiamo fatto vedere l'olla iscritta con l'iscrizione della pietra, e Pnache, Vitam, Latem, questo è probabilmente una dentale, ma preferiamo lasciarlo col segno originario, come anche molti suoni etruschi, perché non siamo sicuri che sia proprio un T. E poi dei segni che sono da un'altra parte della pietra. Allora, Vitamu ha a che fare con il gallico Vindo. Come in etrusco la D diventa T e vuol dire bianco nobile. Al superlativo, mo, quindi Vitamu, il nobilissimo, lat che vediamo qui, e questo mi conferma che la T dovrebbe essere proprio, che questo segno a freccia dovrebbe essere proprio una T, è latio, il giorno, da confrontare con l'antico irlandese laite. Guardiamo un po', il calendario di Coligny, trascrizione latina di un calendario celtico, riporta proprio spesso, cioè in più punti, lat con il numero dei giorni e del mese e giorni. Allora è interessante perché ci troviamo in un ambiente celtico dove i Celti sono comunque presenti, ci troviamo con un'etimologia delle parole che non è retica ma è celtica, e poi sarebbe insomma interessante poter fare il confronto e dire probabilmente anche lat è qualcosa, anche perché questo segno M non è assolutamente conosciuto in retico. E quindi potrebbe essere spiegato anche questo come una specie di numerale. Ancora un'iscrizione su questo, un bronzetto un po' etruschizzante, con un'iscrizione però, e vedete che torna ancora questo pianus, quindi ammettiamo che sia retico. La Turusi pianus apanin, anche questo un dono, probabilmente il nome dell'oggetto potrebbe anche essere questo bronzetto oppure questo ex voto. La Turusi a latur pianus, di piano, quindi il dono di A. Arriviamo alla lingua. Come si studiano le lingue frammentarie? Forse l'avete già sentito dire nelle precedenti occasioni. Qui si studiano in modo, cioè chiamando ogni possibile risorsa, arrampicandosi sugli specchi, perché a differenza del greco e latino, che per noi sono cose facilissime, cioè le lingue come l'etrusco, il retico, il venetico, l'osco-umbro, il sabellico, cioè veramente ci fanno fare tanta fatica e tanto tempo per indovinare, per cercare di capire il senso, non la traduzione di una parola. Allora, c'è un metodo combinatorio dell'analisi interna, un metodo comparativo. Abbiamo, per fortuna, possiamo avere l'etrusco da comparare con il retico, e anche il lemnio, che vedremo tra pochino, cioè quello della stella di Lemnos che è esposta sotto. Combinatorio comparativo, metodo etimologico con gravi difficoltà, non l'ho neanche messo. Allora, che cosa abbiamo visto comparando etrusco, retico e tirrenico? Lo chiamiamo tirrenico quello della stella di Lemnos e delle poche altre iscrizioni rinvenute nell'isola. Allora, io vi ho portato questo, fonologia sono i suoni, ok? L'inventario dei suoni. Attenzione, non delle lettere, cioè dei grafemi che servono per realizzare dei suoni, ok? Importante, il segno riproduce un suono. Allora, stessa roba, c'è una sola vocale della serie velare, cioè manca la O. Non abbiamo la lettera O e quindi non abbiamo probabilmente un pieno suono O. Abbiamo una lettera U che forse copre anche un po' una O chiusa.
Mancano le occlusive sonore, mancano sia il grafema e quindi anche il suono, evidentemente per la G è sonora e D sonora anche quella. Si riconoscono perché quando diciamo G e D sentite qui che vibra, invece le sorde non vibrano. Onomastica c'è il nome aggiunto in A, sia in etrusco che in re. Vedete, con la X le corrispondenze, tirrenico chiaramente sono poche iscrizioni, e quindi ci sono delle lacune. Patronimico in etrusco c'è, in retico c'è, in tirrenico il metronimico, nomi di parentela sì, in retico non conservati, numerali sì, in retico non conservati, genitivo in S in tutti e tre. Vedete la morfologia, cioè proprio come la lingua si esprime. Allora, genitivo, pertinentivo, ablativo, nomi verbali in U, guardate tutte crocette piene. Quindi su questi elementi si basa la corrispondenza e la comparazione tra lingue, non solo sulle parole. Poi andiamo avanti, morfosintassi, vedete ancora perché il preterito in che, il passato, abbiamo visto, no, l'ase che nelle iscrizioni, etrusco, retico e tirrenico, agglutinazione dei morfemi, l'etrusco, il retico non sono lingue flessive come le lingue indoeuropee, come il latino, il greco, eccetera, sono lingue agglutinanti, cioè per ogni suffisso esprime una, non so, qualcuno di voi ha fatto il latino, io mi ricordo che alle medie facevamo rosarum e rosarum è il plurale genitivo, plurale di rosa. Allora in arum si condensano tre informazioni, è genitivo, è plurale, è femminile. Gli etruschi come i reti farebbero diversamente, metterebbero un segno per il plurale, uno per il genitivo, uno per il femminile, ok? Quindi questo si chiama agglutinante. Il turco è una lingua agglutinante, la famiglia ugrofinnica è una famiglia di lingue agglutinanti, ok? E quindi ce ne sono, il basco in Europa sono questi più o meno. Cioè che ha tre simboli invece che... Tre morfemi, tre desinenze. Quindi ra, zi, no? Ra è il plurale, zi è il pertinentivo. Allora, poi queste sono le novità aggiunte dopo Rix del 98 che aveva studiato, Retisch und Etruskisch, aveva studiato tutte queste novità e queste io ho scritto un po' di cose, la nozione in I, c'è in etrusco, non c'è nel retico e tirrenico, questo è un dato molto importante. La fonologia, sincope, c'è in etrusco, non c'è in retico e tirrenico. I deittici che abbiamo visto, KKK, sono uguali in etrusco e retico, in tirrenico non sono attestati ma probabilmente c'erano. Morfologia plurale in ra, eccetera. E queste sono le ultime novità. Qui ci sono, va bene, delle corrispondenze per farvi vedere che se io cerco un picu e l'uncu, alicu in etrusco, oppure abbiamo visto tauche, il verbo alla terza persona al passato, heloche al tirrenico di Lemnos, dov'è? Mi sono scordata di metterci un che, qui comunque in etrusco ce ne sono molti di che per il passato. Cosa c'è del lessico? Nulla. Poco, nulla. Perché? Perché linguisticamente noi sappiamo, osservando le famiglie di lingue che si separano, che il lessico è la prima cosa che salta quando le lingue si separano, quando si dividono, cioè si conserva con più difficoltà. La struttura della lingua rimane quella, ma separandosi le lingue, venendo a contatto con le altre lingue, con altri popoli, pensate che il 70% del lessico, cioè delle parole della lingua inglese, non è germanico, eppure l'inglese è una lingua germanica, ma viene dai normanni portati appunto che poi dalla Normandia sono andati in Inghilterra nell'XI secolo, hanno portato un sacco di voci nuove e a loro volta i normanni non sono romanzi, derivano in parte dai vichinghi, dai popoli del nord. Quindi immaginatevi la lingua che giro che fa, però rimane il fatto che oggi il 70% delle parole in inglese è di origine romanza, quindi è venuto al contatto con i popoli, con i francesi, insomma, i popoli. Ecco, quindi vabbè, andiamo avanti, qui poca roba. Allora, arrivo a un ultimo
5 minuti, nel 2021, allora ai reti sono stati dedicati diversi lavori recentemente, il primo la lamina di Denfeld, un volume pubblicato nel 2013 a cura di mio e di Carlo De Simone, e con una miscellanea con diversi articoli dove si descrive tutta la lamina. Monumenti e lingue retiche del 2015, un corpus delle iscrizioni retiche, cartaceo, mentre qui c'è il Tesauro Scriptionum Reticarum, che è il corpus online, e Sumnamon, che è il portale della scuola normale sulle antiche scritture del Mediterraneo, ho curato la voce retico e l'ho proprio rinnovata 2 mesi fa, quindi ho aggiunto varie cose, perché all'inizio la prima versione era del 2014, quindi prima della pubblicazione del corpus. Nel 2021 abbiamo fatto una conferenza internazionale, Retinco, cioè reti ed etruschi, qual è la relazione, quali sono i rapporti tra questi due popoli, e abbiamo invitato archeologi, linguisti, storici e genetisti, paleogenetisti, che oltretutto il giorno stesso della conferenza, che era il 24 settembre, pubblicavano su Science Advanced, a nome di Cosimo Post, uno degli studi più recenti sul DNA etrusco, che prende campioni dall'8 secolo a.C. fino alla romanizzazione, e in questo studio, insomma, il succo ci dice che gli etruschi che conosciamo a partire dall'8 secolo sono già imparentati con gli indoeuropei. Quindi il DNA etrusco è mescolato, ampiamente mescolato con quello degli indoeuropei. Purtroppo non abbiamo finora degli studi sul DNA dei reti, perché sono tutti bruciati i corpi, cioè sono tutti, non ci sono tombe, ma per fortuna c'è il gruppo di genomics dell'Istituto di Genomics dell'Università di Copenaghen, che grazie a Dio ci ha chiesto consulenza per individuare quali sono i campioni diciamo di scheletri da analizzare, e grazie alla soprintendenza di Bolzano gli abbiamo trovato una decina di scheletri. Li stanno studiando, li devono pubblicare, e quindi vediamo che cosa ci dicono di questi reti, diciamo, della parte tedesca, Bolzano su Tirolo e parte tedesca, parte austriaca, scusate. Allora, questa è la mia proposta. Ho visto che è finita anche su Wikipedia, mi fa piacere, non lo sapevo, me l'hanno fatto notare proprio durante un collega di Innsbruck mi ha detto la teoria Marchesini, meno male, vabbè. Allora, l'idea mia è che, ma non è solo mia, insomma, ecco, ci sono, diciamo, non Rix, perché non era arrivato a questo livello, ma già Rix aveva parlato di tirsenico o tirrenico comune come retico, etrusco e ellenico, quindi qui ci siamo. Il tema è quando si sono divisi. Allora, la mia opinione è che neolitico, più neolitico che età del bronzo, perché nell'età del bronzo non ci sono cambiamenti radicali, forti, tanto da giustificare l'ingresso di nuove genti, è avvenuta una prima separazione tra l'etrusco e il retico. Poi dall'etrusco si è dipartito, diciamo, si è staccato un gruppo di gente che è attestato nel VI secolo da un punto di vista epigrafico, ma probabilmente già da prima è presente nell'isola, come avete saputo, forse ho sentito ieri, ma il tirrenico di Lemnos non è direttamente legato al retico, è un gruppo di etruschi, cioè il tirrenico di Lemnos è molto più vicino all'etrusco di quanto non lo sia il retico, perché conserva anche qualcosa del lessico. Non solo, ma la lunga diciamo, separazione, periodo di separazione tra tirrenico ed etrusco non è roba di 100 anni, proprio perché il lessico non si conserva. Ma c'è un fossile molto importante, ed è l'ultima cosa di cui vi parlo. Allora, questo sì, è per farvi vedere Step di Lemnos, ma sorvoliamo perché me ne avete già parlato ieri. Quindi è una stele, vedete a prima vista è lo che, zi,
che, quindi ci siamo nell'ambito delle famiglie tirzenica. Stadi Lemnos, la vedete di sotto. Allora, il retico non ha tracce di sincope, è un fenomeno che affligge la lingua etrusca più massicciamente a partire dal V secolo, c'è qualche caso anche prima, ovvero menerva, cioè un forte accento iniziale fa sì che le sillabe successive si indeboliscano. Guarda, vi faccio un esempio moderno di una lingua come il tedesco. Portus, latino portus, è diventato oggi un quartiere di Colonia, Porz. Confluentes, 3 sillabe, è diventato Koblenz. Anche il germanico, come l'etrusco, ha subito questo forte accento iniziale con indebolimento delle altre sillabe, le sillabe che seguono. Il sistema onomastico è più semplice in retico rispetto a quello etrusco, l'etrusco si sviluppa con tanti suffissi in più, quindi l'etrusco innova rispetto al retico, ma soprattutto, eccolo qua, se andiamo a studiare il repertorio onomastico retico, vediamo che ci sono alcuni nomi che hanno un'origine addirittura italica, altri che hanno un'origine venetica, ovviamente di gente che dal Veneto, era lì vicino, sono andati a Cles, a San Zeno e sono fermati lì e hanno adattato il proprio nome a quella lingua. Ma tutti questi nomi, come vedete, percusiale, percn, apare, apares, capasuno, qui vedete il retico e qua l'etrusco, clevie, clepsinas, latur, latur, melca, melca. Ma non ci sono tutti questi etruschi in ambito retico, non ci sono, a parte gli oggetti che ci arrivano per il commercio, non abbiamo l'evidenza e anche i suffissi sono diversi, non sono gli stessi suffissi degli etruschi, proprio perché gli etruschi hanno un sistema onomastico molto sviluppato. Allora, siccome la maggior parte dei nomi di persona, il 90%, 98% dei nomi di persona sono nomi comuni in origine, cioè sono nomi, aggettivi, nomi di cose, di oggetti, che poi diventano nomi comuni, nomi propri, eccolo lì il lessico retico, il lessico comune a etruschi e retico, è nei nomi di persona, che sono veramente un fossile. Quindi ciò che io non vedo nel repertorio, non vedo nei nomi comuni, non vedo nel lessico, lo rintraccio nei nomi di persona. E credo che qui mi posso fermare. Finito. Sforato tanto? No. Me lo perdonate. Non possiamo che essere grati alla collega professoressa Simona Marchesini per questo affresco che ci ha potuto offrire. Non so qual è che sono. Il mio. Mi sentite? Sì. Anche senza microfono. Sì. Siamo molto grati lo spiego. per questo Sentite, sì? No, Meglio con il microfono. Forse poi c'era un microfono. Parlo? Sì, mi sentite? Sì. Non fischia, miracolo. No, perché a un certo punto mi si vede che fischia all'inizio. C'è il fischio all'inizio. Allora, veramente grazie per questa lezione magnifica che ha spaziato dall'archeologia all'epigrafia alla lingua e io non posso che essere veramente felice per aver partecipato a tutti questi incontri, perché con il retico andiamo a riempire quel punto di domanda che si è accumulato in questi giorni, no? Quando abbiamo sentito parlare di queste lingue tirreniche, quindi veramente un completamento di queste giornate così interessanti, straordinario. Io ho tantissime domande da fare, però so che il pubblico ha tante domande
da fare. Io volevo appunto forse tornare un attimo sulla questione delle lingue tirreniche, proprio per perché siamo qui, perché sottoterra c'è la stele di Caminia, e io ovviamente per il tipo di lavoro che faccio io come etruscologa un grande interesse per la questione dei rapporti fra lingua e scrittura, cioè proprio quello che ci hai fatto vedere, no? Queste in fondo forme di lettere che sono diverse tra di loro, viaggiano su un binario diverso, e nel caso del retico certamente a me colpisce moltissimo la questione della contestualizzazione delle iscrizioni. No? Cioè come si forma la scrittura, perché si forma la scrittura. Tu ci hai fatto vedere che queste lingue sono molto più antiche delle loro attestazioni epigrafiche, queste lingue tirreniche, ovviamente l'etrusco lo è a partire dall'età del ferro. E quindi la mia domanda più da archeologa che non da linguista, quale tu sei, è come questi contesti, che sono, mi sembra, anche in gran parte sacrali, da cui vengono questi materiali, abbiano potuto influire sulla formazione della scrittura. Se tu vedi qualcosa della scrittura, sì, perché sì, è difficile. Allora, c'era Jack Woody, diceva, se si va a vedere i primi oggetti scritti e il contesto, si riesce a capire perché la scrittura è stata inserita, no? È stata creata o importata, diciamo. Nel caso del retico è un bel problema, perché non abbiamo i contesti, ne abbiamo pochissimi di contesti, e sono appunto o il santuario, però siamo già diciamo V-IV secolo, per esempio con Denfeld, oppure gli oggetti più antichi sono le elite. Sono anche oggetti di bronzo importanti, cioè sono lo scudo, no? Poche armi, molti oggetti di uso, diciamo, di banchetto, le situle, l'arte delle situle, la situla di Providence ha un'iscrizione eretica, non l'ho messa, forse la dovevo portare, ma quella richiede mezz'ora solo da sola. Quindi sicuramente c'è un gruppo, c'è un'elite di persone che celebra se stessa, che si conferma, che si, diciamo che, e sono soli, nel senso che si confrontano con le elite di Laten, con le elite, poco con quelle etrusche, forse più con i veneti e con i celti, molto con i celti anche della fascia padana, insomma. Quindi io direi che è qui la scrittura, cioè la scrittura nasce con loro, e infatti quando loro vengono ridimensionati, loro producono probabilmente anche molto in ambito tessile, anche se non sono stati trovati tantissimi pezzi da telaio in età più antica, però abbiamo, cioè, la conferma dell'età più recente. La Lessinia produce anche molte fibre, non solo la lana diciamo animale, ma anche molte fibre vegetali. E questo l'abbiamo visto per esempio dai pesi del Monte Loffa, che è ancora Lessinia, ancora area retica, che sono pesi di 2 kg l'uno in pietra, cioè è un unicum, è quelle di cui non riusciamo a craccare i simboli. Quindi però ecco, i documenti più antichi sono già questi dell'elite, e quindi io li metterei insieme, cioè io direi che la rappresentazione delle elite si confrontano col mondo, anche col mondo mediterraneo, perché già nel Neolitico lì c'è l'ambra, c'è roba che viene da tutto il Mediterraneo, quindi loro sono in una zona privilegiata perché sono il passaggio verso il mondo oltre alpino. E quindi direi che forse ecco, l'osservazione che possiamo fare è questa, cioè la scrittura nasce a fortificare, a rappresentare. Del resto è un bisogno, diciamo che anche nei tempi nostri la scrittura, scrivo dunque sono, cioè la gente che va nei posti, nei santuari, nei memoriali, lascia il proprio segno di esistenza, sono qui. E quindi se lo amplifichiamo, appunto, rapportato a un intero popolo,
e sono io, cioè sono questo. Sì, quindi tu dici la scrittura nasce per contatto, cioè queste popolazioni... Sì, l'alfabeto è giusto. Sì, nasce per contatto e io devo dire che mi ha molto colpito, proprio per le evidenze che vedo io nell'etrusco, mi hanno colpito tre cose che tu hai mostrato, gli ossi, gli scritti. Tantissimi. Che mi sembra di aver capito che hanno una provenienza santuariale. Però quelli che hai molti fatto sono vedere. culti privati in casa. Culti, Sì, perché il santuario è in Brandolf, però non c'è altro. Sì, ma sono Però legati al culto. Culti domestici. E quindi questo discorso della divinazione, dell'interrogazione delle forze soprannaturali, che come in etrusco noi stiamo vedendo proprio nel cuore dell'Etruria Tarquinia l'importanza delle corna di cervo, l'importanza delle rondelle che si possono ricavare dalle corna di cervo, le pedine che servivano proprio per la divinazione e gli astragali. Quindi trovare dei segni su questi, così tanti, no? Perché sono veramente tanti. Sono tanti. Gli ossi e soprattutto i panchi di cervo, che hanno un significato evidentemente più importante, insomma, che non l'ossetto. L'ossetto se ne trovano tanti perché li usavano insieme, come gli astragali, per la divinazione. E in ogni ossetto c'era anche, ci sono delle sigle numerali vari e che variano. Quindi, però una cosa strana, qualche anno fa ho visto una mostra nella Valsenales che si chiamava Bassa Valle, cioè sono le lotterie per l'irrigazione agricola, per l'irrigazione dei campi. Sapete, la Valsenales, la Val Venosta è molto ampia, no? È una valle molto ampia e ci sono ancora oggi tutti questi canali che irrigano la valle, no? Sono la stessa cosa. Io ho detto non è possibile, cioè io avevo la sensazione, e siccome questi ossi sono nello stesso stabile del museo della Val Venosta, diciamo che è vicino al luogo di culto, il Gangleg, quindi abbiamo gli ossicini del Gangleg con tutte le sigle iscritte e poi abbiamo al piano di sopra la mostra con questi bastoncini iscritti allo stesso modo. Tra l'altro abbiamo sbagliato tutto, cioè dobbiamo considerare anche l'ipotesi che questi numerali, queste sigle potessero servire anche, magari non escludendo l'uno o l'altro, anche ad un uso agricolo o non lo so, anche rituale in funzione dell'irrigazione, perché questi vivono di agricoltura, vivono cioè non hanno traffici nei mari, capito? Quindi vivono della produzione, insomma, agricola ancora oggi. Ma i pochi contesti di cui tu hai parlato fanno venire in mente proprio la funzione del santuario, no? È un luogo pubblico, protetto, sì. Quindi il santuario è garante anche dei rapporti interpersonali, quindi è interessante questa coincidenza. Assolutamente. E rinforza la comunità, esatto. La comunità, le elite, quindi è un continuum, credo, no? Cioè, ancora oggi ci sono tanti riti, basta pensare alla religione romana, no? Sono tutti riti legati anche agli arpali, a tutti i riti legati ai campi, alle messi, alle raccolte, insomma. Sì, è un modo di sancire delle attività umane e proteggerle. Sì, assolutamente. E l'altra cosa che mi ha veramente colpito è questo ritmo ripetuto KKK che noi troviamo anche in etrusco, cioè la recitazione di frammenti appunto di quasi ricavati dal lessico, che danno proprio il ritmo e danno quelle cantilene che molto spesso nei rituali sono Infatti è possibile anche che mentre bruciavano cantassero e dicessero KKK, Tarani, Asafras, che è una parola tipo Efesiagrammata, queste parole strane, no? Tipo Abracadabra, tipo, le chiamiamo Efesia perché Pausania, no? L'aveva visto su una statua non ricordo di chi, e c'era queste parole tutte confuse, tutte strane,
che servivano per ingraziarsi la divinità, sono parole magiche, ok? E quindi Asafras è probabilmente una parola magica, e quindi probabilmente cioè, venivano, durante il rito si pronunciava a voce alta, si scriveva con questo valore anche, si chiama performativo, no? Della scrittura, cioè mentre scrivo faccio un'azione rituale. E questo sì, No, io non voglio rubare tempo alle domande che vengono dal pubblico. Se qualcuno vuole... Prego. Io avrei due molto brevi però. Una, sentendo le metodiche, questa non è sul metodo più che sulla... le metodiche, lei parlava di superinterpretazione, no? Di sostituzione, di comparazione, Sì. E dentro di me sembra quasi la soluzione con il computer di sistemi di equazioni lineari. La domanda è: esistono dei sistemi di intelligenza artificiale o comunque dei metodi informatici per combinare, no? Sì. Le varie impressioni? Esistono, il problema è che abbiamo a che fare con sequenze molto frammentarie e con uno scarto. Lei saprà che l'intelligenza artificiale si basa sulla statistica sostanzialmente, e qui statisticamente non abbiamo niente. Cioè, in quale stiamo lavorando con un gruppo, io sto studiando con un gruppo di persone, di studenti, abbiamo fatto una training school, poi si sono affezionati, siamo 15 persone che studiamo il Messapico e stiamo cercando il metodo, perché il problema di tutte queste, diciamo, prima di tutto avere dei testimonia affidabili, cioè nel caso delle iscrizioni antiche, ora non nel caso del retico, ma nel caso dell'Etrusco, del Messapico, spesso le iscrizioni ci arrivano trascritte da altri in altri secoli e non c'è più il pezzo, è disperso, quindi cioè, lì è difficile, e quindi poi togli le iscrizioni di 3-4 lettere che non ti dicono nulla, le togli. Alla fine è come un monticello di sabbia, no? Levi e ti crolla tutto. Quindi per avere una base statistica io devo avere almeno 3 esempi della stessa, no? E a volte ti trovi con una sola occorrenza di... Cioè ho trovato il secondo tipo di plurale in etrusco in kva, in uno, poi sono andata a vederlo, c'è anche qui, ne ho trovati 3. Vabbè dai, ci sta, 3 è già accettabile su un corpus di 360 iscrizioni. Però invece molto di più si può, e abbiamo operato con un software, un database diciamo database relazionale, con un FileMaker, insomma, a cercare i grapheme clusters, cioè la ricorrenza delle sequenze di consonanti e vocali per individuare quelli che erano più frequenti e quindi sospetti di essere morfemi. E i morfemi sono di più dei lessemi, cioè il suffisso sono sempre quelli e sono ripetuti, le parole cambiano. Allora abbiamo trovato una base statistica che ci ha confermato che is è un morfema, zi è un morfema, la è un morfema, quindi ci ha confermato quello che sapevamo alla comparazione con l'etrusco. Purtroppo le lingue frammentarie sono così, ci vuole ancora la mente dello studioso. Ancora la mente dello studioso è obbligatoria, è fondamentale, non si può sostituire, per fortuna. La seconda, brevissima, quando vedo la domanda, era: io ho assistito alla conclusione del professore esperto di etrusco, non mi ricordo, della Stelle di Lenno, e lui alla fine non ha fatto altro che in qualche modo, per conciliare le cose, di spostare indietro la suddivisione tra l'etrusco e la lingua che si parlava. Lei ha messo un'altra suddivisione nel neolitico, quindi in qualche modo ha stretto l'ambito della conclusione del professore. Io il neolitico francamente non so quali sono le date di inizio alla fine e dove lei posiziona la sua scissione. Io so che Lenno si parlava del V secolo, quindi VI secolo, e il suo neolitico c'è la scissione di cui parlava. Allora precisiamo, perché sennò poi si rimane con l'idea che si sono separati nel neolitico. Allora noi stiamo cercando nell'età del bronzo di vedere se nell'arco alpino succede qualcosa di importante, no? Di grosso, arrivo di gente così, e non si trova, è un po' difficile. Forse la prima parte dell'età del bronzo,
ma ragioniamo, cioè qui bisogna fare un'opera di ecologia del ragionamento, ovvero la maggior parte dei popoli che noi conosciamo in età storica, che conosciamo che parlavano le lingue, i Celti, i Germani, gli indiani, gli antichi indiani, hanno preso le loro sedi diciamo durante il Neolitico e l'età delle grandi migrazioni di popoli e di idee, non solo di popoli. Allora l'idea è che appunto in questi flussi continui di gente dall'est Europa, dall'Anatolia e dalle zone anche più a nord, ora sono entrati gli Yannaya, che sono quest'altro gruppo, si mescolano con quelli dell'ambito anatolico, vengono dalle steppe del nord. Allora tra quello e la mescolanza degli Etruschi con gli indoeuropei in Italia ci deve essere successo qualcosa. Allora i tratti che il retico non ha, gli Etruschi secondo me l'hanno preso a contatto con i popoli dell'Italia, cioè circondati da indoeuropei, hanno preso la nozione. Il fenomeno della sincope è un fenomeno che investe non solo gli Etruschi ma anche per esempio le lingue sabelliche, quindi si vede che c'è una stretta corrispondenza e infatti dividono molto, cioè condividono rito, nomi di persona, condividono i calendari rituali, divinità, il Pantheon, etrusco-italico si è sempre chiamato, no? Etrusco-italico con italico si indicano gli indoeuropei. Quindi è molto difficile. Allora si può ragionare in termini ante-quem e post-quem. Barbuiani addirittura metteva gli Etruschi qualche decennio fa, li metteva nel Paleolitico, diceva sono venuti in Italia nel Paleolitico. È difficile dirlo, poi i genetisti ragionano a modo loro e infatti qualcuno dei genetisti ha detto no, sono come i turchi, attenzione, no. Erodoto è confermato, no, Erodoto non è confermato, qui si apre un altro capitolo, vengo un'altra volta di Erodoto, ma Erodoto non è assolutamente confermato, è confermata tutta un'altra serie di cose. Secondo me gli Etruschi della stele di Lemnos sono un gruppo di Etruschi, sappiamo che c'è la pirateria, sappiamo che questi Etruschi sono dei bravi navigatori, sono dei bravi metallurgi, cioè lavorano bene le armi, fanno un sacco di cose, e sono nei mari, e un gruppo di questi Etruschi si insede nell'isola di Lemnos. Ma l'isola di Lemnos non ha mai avuto quella ricchezza, quella stratificazione anche societaria che aveva l'Etruria, tale da giustificare le cariche, quello che è il contenuto della stele di Lemnos. Allora io ho un'altra ipotesi che non vi dico perché ci sto scrivendo, tra poco uscirà e quindi se mi seguite lo saprete. Ho un'altra ipotesi. Sto smontando Erodoto, pezzetto per pezzetto, e i genetisti mi danno ragione, per fortuna, quindi sono da botte di ferro. Buonasera, io ho una curiosità più che altro. Lei ha citato dei rocchetti tra le iscrizioni, tra gli oggetti iscritti, e io volevo sapere che genere di iscrizione era presente su questi rocchetti e il contesto del rinvenimento, se possibile. Contesti di rinvenimento, alcuni vengono da contesti abitativi, però abbiamo visto che i santuari mancano e quindi i contesti abitativi non ci abbiamo neanche le necropoli, quindi l'unico posto da cui può venire sono per lo più sigle numerali. Ad esempio? Una X, una V, ho fatto vedere un rocchetto? No, non mi sembra. Per quello che... Io non ho parlato di rocchetti. Di pesi da telaio, scusi, era pesi da telaio, sì, non rocchetti. Pesi da telaio, sì. I pesi da telaio sono 80 pesi su 100, 2 kg l'uno. Okay. Ci sono su Accademia, ci sono tutti gli articoli che abbiamo fatto con la Maraviglia Vacca. E sono pesi, allora li abbiamo divisi in simboli, cioè icone e simboli che coincidono praticamente con i numerali, con le lettere dell'alfabeto che sono numerali. Ci sono mescolati, per esempio il segno a graticcio. Il segno a graticcio c'è dappertutto, nel mondo antico, nel mondo italico c'è dappertutto. Ci sono molte figure di capanna con
la caratteristica dei segni, diciamo, del repertorio di segni retico è che sono diacriticati, cioè il segno di base si modifica con l'aggiunta di piccole lineette, un po' come i numerali greci che per mettere, no, per moltiplicare mettono il lapicetto, e lo stesso questi segni hanno a volte, per esempio il segno a capanna, proprio no, così con due linee verticali, poi ci sono due apici da una parte, oppure il segno a capanna semplificato, il V capovolto, con un segno o due segni. Questa è una tecnica. Allora noi ci siamo rivolti a quelli che fanno oggi i pezzi, cioè fanno i telai, fanno i tessuti, e abbiamo trovato il libro dei taccamenti in ambito, mi pare vicino a Vicenza, che era tutta una scrittura molto tecnica di numeri, lettere, di indicazioni per quello che lavora il telaio. Allora dobbiamo immaginarci fibre molto grosse, perché 2 kg di pesi da telaio non si spostano nemmeno, quindi fibre grosse, quindi coperture, tappeti, tutto quello che si può fare con le fibre vegetali, e quindi sono probabilmente istruzioni, cioè che capiscono solo loro, è un gergo, è una scrittura. È una scrittura tecnica, insomma. Ok, quindi un uso pratico. Un uso pratico. Anche lì siamo andati per esclusione. Certo, il problema sono i 2 kg. Bisogna, perché mi sembra un po' fuori. È solo l'unico, guarda. Sì. Io sono nata anche a Purpure Vestes, sai, cioè quindi mi sono confrontata un po' con tutte le... Anche con Margherita Glenn. Assolutamente, sì. E come lei ha E visto con Carina Grömer, che è quella di Vienna, no, perché c'è anche, non ne hanno altri, capito? c'è anche la possibilità che siano come dei simbolici. Però vengono da una casa e sono tutti insieme. Allora. Quelli vengono Allora, da proprio una, però sono stati reimpiegati dalle famose capanne del Battaglia, scavate dal Battaglia agli inizi del secolo scorso, e sono stati rivenuti in gran parte tutti ammucchiati quindi probabilmente c'era il peso, c'era il telaio. Sì. C'era altre domande? Prego. È tutto molto interessante, a parte che questi pesi così pesanti fanno pensare a delle corde che magari in montagna servono più che a dei tessuti, no? Cioè, però la corda non si fa a telaio, No, non a telaio, solo per in qualche modo per attorcigliarla, non lo so, adesso mi viene in mente un sistema di attorcigliamento, però è un'idea balzana. La domanda non è questa, la domanda è: i poveri Camuni come stanno in questo? Allora, Camuni, non so, si può fare un'altra conferenza sul Camuni, non lo so. I Camuni non si sa chi sono. Allora, i celtisti, che vedono Celti dappertutto, pensano che la lingua camuna sia celtico. Qualcun altro non lo crede. Io non sono celtista, ma non credo che sia camuno, che sia celtico, per vari motivi che ora non spiego, ma non torna, diciamo, non tornano le sequenze finali. È l'iscrizione di un santuario all'aria aperta, cioè sono iscrizioni intrecciate con le incisioni, quindi di rappresentazioni, di mappe, di oranti, di scene di caccia, di scene di preghiera, eccetera, sono molto difficili perché lì non c'è il contesto, c'è Berzodemo come unico contesto scavato e poco più, quindi molto interessanti. E soprattutto, grande news, l'alfabeto camuno, su cui ho già scritto ma sto riscrivendo sugli alfabetari. L'alfabeto camuno è un alfabeto a sé stante, cioè sì, ha una matrice, una base etrusca, ma ha una percentuale altissima di segni che non sono né in etrusco, né in venetico, né in retico, né in celtico, ma addirittura sono in Spagna e non c'entrano niente, non si capisce. Purtroppo ci manca un tassello di unione, che sono i liguri, perché tra la Spagna e l'ambito celtico e l'ambito camuno ci sono insomma i liguri, e i liguri non hanno lasciato niente di scritto, poche cose molto, molto dubbie. Ma la cosa più importante, più bella,
è che una gran parte dei segni del Camuno si trovano nel più antico Futhark, che è il segno, diciamo, il signario delle rune, secondo secolo d.C. Io penso che ci sia stata una comunicazione diretta sopra, diciamo dai passi su cui i Camuni sfociano, e che la comunicazione sia stata, i Camuni hanno, quelli che hanno disegnato, i germani che hanno disegnato il Futhark hanno preso un po' hanno fatto un bel lavoro a tavolino e hanno preso un po' del Camuno, tanto del Camuno, un po' qualcosa, 2 o 3 cose del Retico, qualcosa del Venetico, ma facendo proprio, avete visto gli alfabetari, no? Sono tutti disegnati, conosco tutte le lettere come le pecorelle del pastore. Se noi facciamo una verifica uno a uno, segno per segno del Futhark più antico con tutti gli alfabeti del nord Italia, vediamo che la corrispondenza maggiore c'è col Camuno, e questo secondo me è un dato che andrebbe valorizzato, cioè che va tirato fuori, perché è una cosa importante. Io siamo in collaborazione con il gruppo, c'è un bellissimo sito, si chiama RunesDB, che è fatto dall'Accademia delle Scienze di Göttingen e dall'Università di Monaco. Siamo partner per un progetto europeo e stiamo cercando di capire appunto che tipo di relazione c'è tra gli alfabeti nord italici e il Futhark. Sono le rune più antiche, insomma, e sono anche poche. È un bel sito quello, se non andate a visitare, c'è proprio tutte le rune, potete scegliere la zona, potete scegliere il periodo e vi fa vedere runa per runa, insomma oggetto per oggetto, tutti gli alfabeti e le iscrizioni. Lei aveva una domanda? Grazie. E riguardo l'area di diffusione, lei ha parlato di Veneto, Trentino, qualcosa in Austria. In Svizzera ci sono stati ritrovamenti, insediamenti? No, c'è qualche iscrizione dall'Engadina. Dall'Engadina perché ma sì. No, in Svizzera no. La Svizzera è un bel quesito. Ci sono i Celti. Esatto. E le ponti sono Celti? Sì, assolutamente. Sono la fase più antica dei Celti, no? Poi abbiamo Golasecca e Laten, che sono, diciamo, le varie periodizzazioni, ma abbastanza uniti. Nella prima diapositiva che ho presentato, noi con un progetto europeo stiamo facendo un Atlante con altri 8 partner europei, un Atlante online che fa vedere le iscrizioni, le culture materiali, i santuari, luoghi di culto, e il progetto finisce ad agosto di quest'anno. Quindi dopo si chiama Select e potete raggiungerlo online e costruirvi la propria carta. Di tutte le popolazioni antiche Allora, di tutti quelli che hanno scritto in Europa, escluso il greco e latino, perché sennò ci si metteva 25 anni, non 3, quanti ne abbiamo avuto. Abbiamo preso tutte le lingue frammentarie, compreso gli etruskici text che abbiamo inserito dentro una per una, e non si vedranno, diciamo che il pubblico non vedrà tutte le singole iscrizioni, perché alcune sono state riviste da noi, editate, sono a posto, diciamo, ma per esempio abbiamo messo dentro le etruskici text di Rix, che sono tutte da rivedere, e quindi però si possono dire dove erano le iscrizioni, chi ha scritto tra il V secolo a.C. e il IV, cosa c'era, come si chiamavano le culture archeologiche, diciamo le facies archeologiche in Puglia nel V secolo a.C. Interessantissimo, grazie. Senti, il Reto-Romancio non ha quindi... No, deriva il nome dalla Raetia, dai Reti, esatto, che era la regione, sì, diciamo la provincia augustea, sì, quindi il territorio è quello. Sì, sì, appunto, ho visto che si arriva sino nell'Engadina, nella bassa Engadina. Sì, 3 iscrizioni, nessun insediamento, solo sì, 3 iscrizioni rinvenute. Infatti. E volevo chiedere, spostandoci leggermente più a sud, le 2 iscrizioni valtellinesi di Montagna e di Tresivio, considerate nord etrusche, ecco,
No, l'alfabeto è nord etrusco, Sì. ma quelle sono già dell'area camuna. Camuna quindi celtica. Camuno quindi celtico non sono d'accordo, però qualcuno le direbbe di sì. Sì, infatti ci sono vari. Io non sono d'accordo che il camuno sia celtico. Però, ripeto, cioè, soprattutto il problema qual è? È che secondo me non abbiamo ancora letto bene l'alfabeto. Perché abbiamo una serie di parole che finiscono con az, uz, az, uz e non ci si fa niente. Oppure iau. Cioè, allora, nelle lingue frammentarie purtroppo si può fare quello che si vuole. Cioè addirittura io ho letto un articolo che mi hanno mandato in revisione in cui il messapico è segmentato a gruppi di 3 lettere e l'hanno confrontato con l'albanese. Allora, una lingua che ha lettere di 3, cioè parole di 3 lettere, la posso confrontare con qualsiasi lingua del mondo e trovo sicuramente delle corrispondenze. E soprattutto, appunto, c'è un problema di contesto, c'è un problema sono tanti gli elementi che devono confluire nella valutazione di somiglianze. Allora, i Celti in area comune, sì, c'è il dio Cernunno, no? C'è la rappresentazione di Cernunno, conosciamo abbastanza bene, però Tarani c'è anche tra i reti, ed è celtico, e i reti assicuro non sono celti. Quindi questi Celti sono dappertutto, è vero, giravano, commerciavano, però non ci sono, diciamo, altre evidenze linguistiche. È un bel problema, insomma, anche perché l'alfabeto che è strano, è un alfabeto molto strano, mentre i Celti, quando hanno voluto scrivere celtico, l'hanno fatto bene, cioè l'hanno preso un alfabeto semplice. Cioè li conosciamo bene, l'alfabeto appunto diciamo nelle varie fasi fino alle Pontico, poi si chiama tutto Lepontico, ma c'ha la fase più antica, i Cenomani per esempio, le iscrizioni cenomane più recenti si vedono bene, non è un alfabeto complicato come quello camuno. Quello camuno ha una serie di segni che sono solo negli alfabetari e poi altri segni che sono solo nelle iscrizioni. E quello è un santuario, quello è molto difficile capire, sono tutte iscrizioni sacre. Quindi cosa riusciamo a capire da iscrizioni di quel tipo lì? Cioè non dico che non sia celtico, può anche essere, ma non ci sono dati sufficienti secondo me, ecco, per dire che c'è una lingua. Mia opinione personale. Buonasera, grazie innanzitutto perché è stato molto interessante. Io ho una domanda che è un po' strana, nel senso, io sono un artista e la cosa che mi colpisce sempre è vedere tutti questi oggettini bellissimi, solo che l'incisione è molto netta, quindi io mi chiedo sempre, può essere che in realtà ci fossero anche delle forme di, perché, come dire, mi chiedo sempre dove sia la prova che ha fatto la persona che doveva incidere, quindi che possedeva una conoscenza che magari gli altri non avevano, prima di andare su quello che sarebbe il definitivo. Cioè su un materiale magari un po' più... Allora, la scrittura non è molto estesa. Lei pensa forse a un modello più romano di epigrafie stesse dove abbiamo la minuta o anche già in etrusco, dove magari c'è qualcuno che commissiona un'epigrafe, te la scrive, poi te la riporti. Io credo che chi ha scritto fosse competente, cioè sapesse, fosse lui, e perché credo che fossero poche le persone che scrivevano. Si parla di elite. Non sappiamo poi niente dei materiali deperibili, magari ci sono state delle prove prima, ma non abbiamo la possibilità di... Possibile, però diciamo che la scrittura non è molto normata, cioè non è molto calligraficamente, per esempio i Messapi hanno una scrittura molto ben normata, quindi si capisce che c'è qualcuno che controlla, mentre il livello è un po' quello dell'etrusco arcaico, dove un'iscrizione è spesso diversa dall'altra, cioè le lettere sono realizzate, anche se c'è un modo, no, di scrivere, sappiamo che ci sono le lettere, le cronologizziamo, ma voglio dire, le fasi dell'alfabeto etrusco si dividono in una arcaica e una recente. In realtà
in Rezia ci sono 3 fasi diverse di sviluppo della scrittura e secondo me, dato il numero limitato di iscrizioni rispetto diciamo, al popolamento, le persone che sanno scrivere sono poche. E poi ha ragione, cioè non è possibile sapere se hanno fatto una prova su qualche elemento deperibile. Come per esempio quella dell'ultima lamina di bronzo. O la lamina di bronzo sicuramente hanno fatto delle prove, sì. quello non ci piove. Perché, se posso aggiungere una cosa velocissima, innanzitutto è molto interessante perché presuppone che in realtà anche chi commissiona il lavoro sappia che cosa succede, cosa si trova, quindi anche la persona che l'ha commissionato almeno sappia leggere o almeno cosa significa quel determinato simbolo, perché comunque ha dato appunto una commissione a un artista. E poi, sempre per tornare un attimino sul discorso delle rune, c'è una parte di Tacito che dice che, per esempio, sempre appunto riguardo a questi simboli che getta, lui parla un attimo delle veggenti, dice che getta le ossa, ma in cui sono iscritti questi simboli particolari. Poi però in un altro poema nordico, ovviamente molto più tardi, si fa menzione del fatto che l'eroe, che mi sembra sia Sigurd o Sigfrid, uno dei due, incida le rune sul legno. E poi invece all'esame per filologia germanica, leggendo il manuale, c'era proprio una specifica all'interno del periodo franco, in cui ai tempi di Carlo Magno c'erano 2 parole, una per scrivere e un'altra per scrivere le rune, che voleva dire incidere il legno. Tagliare. Esatto, e quindi era una specie di specifica proprio del legno, quindi identificava un po' 2 materiali. Quindi mi è sempre venuto il dubbio appunto di questa cosa, per cui c'erano sempre, cioè mancavano un po' di appunto le prove, proprio perché mancava il materiale reperibile, soprattutto in un contesto come questo. Sì, è difficile ricostruire. Certo, ci sono oggetti scritti di valore diverso, ci sono gli ossi scritti in casa, no? E poi ci sono per esempio le situle di bronzo iscritte con lo stesso mulino che ha realizzato no? Cioè si vede che sono fatte bene, non sono incise così. Allora lì evidentemente c'è qualcuno che commissiona. Secondo me le elite avevano una buona competenza e questi artigiani artisti, probabilmente in questi casi sono gli stessi artigiani che fanno sia la parte figurata che la parte scritta. Però non abbiamo mai i contesti. La Sitola di Providence è a Providence. Penso che almeno anche con quello che succede anche con la scrittura etrusca, quando abbiamo a che fare con delle iscrizioni su supporti molto preziosi. C'è sicuramente un rapporto artigiano committente in cui comunque l'artigiano deve per forza essere uno che sa scrivere, non può solo... Ci sono errori anche in oggetti di bronzo un po' più curati, quindi non sempre il controllo riesce a essere totale. Tra l'altro la Sitola di Providence c'è una cosa strana. Il testo della Sitola di Providence, anche qui se volete approfondire su Accademia c'è tutto, l'ho scritto insieme a un archeologo che ha lavorato, abbiamo messo insieme l'iscrizione con il repertorio figurativo. Ci sono queste lettere che hanno indotto molti lettori del passato in errore, perché le lettere hanno tutte un trattino come se fosse un annullamento del valore della lettera per lettera, una cosa molto strana che non avevo mai visto, e cioè questi segni sono tutti uguali e sono dei trattini obliqui proprio che secano uno dei tratti delle lettere, e qualcuno li ha interpretati come tratti appartenenti alla lettera. Però se si tolgono, infatti è stata letta come etrusca all'inizio, se si tolgono questi tratti che sono proprio coerenti, cioè non è che ce n'è uno sì o uno no, allora si vede che c'è il suo bel testo eretico, bello e buono, insomma. Quindi non si sa, cioè c'è un margine anche di errore, di intervento successivo, no? Cioè di qualcuno che dice guarda che hai sbagliato, ci metto una lettera in più, insomma. Anche perché, intendiamoci, non è che ci fossero le scuole, cioè erano solo loro, chi sa scrivere e chi sa leggere. Se faccio una lettera male, non è che
capito? Che il pubblico, nessuno sapeva leggere, insomma, pochi. Grazie delle molte domande, sono molto contenta, spero di aver esaurito i vostri dubbi. Io anche vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche voi di essere stati qua e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, quindi abbiamo il dicembre venetico e poi chiudiamo invece arrivando nel contemporaneo con i nuovi linguaggi che vedranno parlare Mario Avis con Franco Camera.